Okay. We'll fight the war with the army we have. Adesso quelli che siamo in questa stanza proveremo a fare un'esperienza effettiva di door knocking, quelli che siamo, non andando oltre questa stanza. So there are 4 or 5 basic parts of a door knocking rap or exchange. Quindi ci sono 4 o 5 diverse fasi dello scambio, del bussare porta a porta, 4-5 momenti differenti. And you're familiar with the English expression rap? Se siete familiari con l'espressione inglese rap, è come insomma, uno scambio, un rap in cui si scandiscono delle cose. Okay, so yo. Okay. Come on, you can't out America. All right, now we go. So the first part, after I rap on the door, is going to be the introduction. Quindi la prima cosa è l'introduzione, dopo che tu bussi ti devi in qualche modo presentare. Now remember, you're going to have to do this, so if you have to take notes or try to remember it, I'm just giving you a warning. This is the class. You're going to have to do this. So quindi prendete appunti perché lo farete. the first part is the rap, and so prendete appunti adesso, la prima cosa è l'introduzione. So I'm Wade Rathke. I'm here with Taranto ACORN, talking to you about the fact that people are organizing a group here in your neighborhood. Quindi io sono Wade Rathke, sono qui con ACORN Taranto e sono qui per parlarti del fatto che un gruppo di persone si sta organizzando in un'organizzazione di comunità. So what am I saying? I'm saying who I am. Quindi sto dicendo chi sono. I'm identifying the name of the organization from the very first time they hear anything come out of my voice. Quindi sto identificando il nome dell'organizzazione per la prima volta che viene sentita dalla persona dall'altro lato. And I'm introducing them to the fact that people throughout the neighborhood are already organizing. E vi sto anticipando che anche le altre persone nel quartiere in qualche modo si stanno organizzando. All organizers, and you will, have a different way of structuring their rap that's most comfortable for them. Tutti gli organizer hanno un modo differente di strutturare questo rap in modo che è più congeniale al proprio modo di parlare. So there's some things I'm going to say that I do because they're comfortable for me. Quindi ci sono delle cose che io dirò perché vanno bene per me. They may not be what you will ever be comfortable saying. Non è detto che vadano bene per tutti. So for example, I always then say, have you heard of ACORN? Per esempio lui dice sempre, hai sentito parlare di ACORN? Now most people say that's crazy because it's a new country. Who in Taranto would have ever heard of ACORN? Alcune persone pensano sia pazzo perché chi deve aver sentito parlare di ACORN in Taranto. But here's my experience, is that I can project to people, have you heard of ACORN? You've heard of ACORN. That 99 out of 100 people will, yeah, you know, I think I have heard of ACORN. Quindi questa è la sua esperienza, se lui magari lo dice sentito parlare di ACORN, magari il 99% delle persone dice sì, forse l'ho sentito. Because many people will think, you know, he's so positive about ACORN, I must have heard of ACORN. Maybe I have heard of ACORN. And it's just easier. Everything I say goes towards them saying yes. Quindi tutto quello che lui dice in qualche modo è detto in maniera tale che le persone in qualche modo possano anche dire sì, perché si pone un atteggiamento positivo rispetto alla cosa. From the first thing I say until the end, almost everywhere I'm going, the answer is going to build one yes on top of another yes. Tutto quello che lui dice cerca di costruire un sì sopra un altro sì. This is not Debbie Downer. This is no negative guy. This is a positive thing. We're going to build this organization. E questo è solamente un modo di avere un atteggiamento positivo per costruire l'organizzazione. So I'm still in the introduction part. So I'm going to say, as the bridge, a lot of your neighbors are talking about XYZ issues. E per creare la connessione tra il primo e il secondo punto dico un sacco di persone in questo quartiere stanno parlando di XYZ problema. Can I come in for a minute and visit with you about the organization and what people are talking about? Posso entrare per un attimo e parlare con te di quello che l'organizzazione in questo momento sta discutendo? So I actually hope, I am organizing to try to get invited to come in to the house and sit down with her, in this case Sarah, to talk about the organization. E quindi quello che cerco di fare ovviamente è di entrare dentro casa e di farmi invitare, di sedermi con Sara a parlare dell'organizzazione. Why? Perché? Because it's more effective.
Perché è più efficace entrare in If casa. I'm actually invited in and I'm sitting down and I'm in her space, on her territory, in her house, she's going to be more receptive of what I have to say than if I'm looking at her through the screen door or at her doorway. Perché è più facile, perché è più confortevole per entrambi, perché entro dentro il suo spazio, dentro lo spazio privato e quindi riusciamo a scambiare meglio. Makes sense? Ha senso? And people actually, when you have to first assure them it's not going to take much time. Prima cosa dovete assicurare che non prenderà troppo tempo. These visits that I have are not going to take more than 10 minutes. Queste visite in realtà non prenderanno più di 10 minuti. So she'll say, you know, I don't want you to come in, I'm cooking dinner. Se Sara risponde no, non entrare perché sto cucinando la cena. No problem, I'll talk to you while you're cooking. Ok, ti parlo mentre cucini la cena. I've got to talk to hundreds of people, I don't have much time. I know you don't, I know you're busy, I'm busy, it'll only take a minute. Devo parlare con un sacco di persone, so che tu sei impegnato, io sono impegnato, quindi prenderò solamente 10 minuti, entro e parliamo in 10 minuti. And so I may go back and forth with her 3 or 4 times. She may say yes, come in, she may not, and I'll go forward. Se dice sì, entro, se dice no, continuo. I might have a whole bunch of papers with me and drop them on the floor by mistake. Se ho un sacco di carte, per esempio, le butto per sbaglio davanti a me. Oh, I'm sorry, I gotta pick up my papers. Quindi cerco di And then she invites me in. E alla fine la persona, scusa, mi invita dentro. And I'll have a big smile on my face because look, I want her to see me as harmless. E quindi io mi sorrido e voglio che loro mi vedano come una persona non pericoloso. Without a doubt, I'm the most dangerous person she's ever met. Mentre sono fumata, you are the most dangerous person. I'm the most dangerous person she ever met. Sara ancora non sa che Because I am there at her door to change her life. Perché sono a quella porta per cambiare la sua vita. And she may never have thought that the life I'm trying to lead her to is where she wants to go. Lei forse non ci ha mai pensato prima, quindi sono lì e cambio effettivamente la sua vita. But I don't want to look dangerous. I don't want to act dangerous. I want to, I want to be somebody. Oh, this poor guy came to keep his pet. Well, come on in, sit down. Ma lui non vuole sembrare pericoloso, che la gente pensi ok, questo povero ragazzo entra, siediti e discutiamo. Okay, so what's the second part of my rap? Questa era la prima parte del rap. I'm either inside the door or outside on the street. The second part is going to be to try to engage her in a conversation about the issues. Quindi la seconda parte è quella di coinvolgere la persona in una discussione sui problemi in discussione. So I will have already started introducing the fact that people in the neighborhood are talking about housing or this bunch of trash that's down the block or something that people are talking about. Avevo già anticipato che le persone del quartiere stanno parlando di case o di spazzatura lasciata in mezzo alla strada, insomma di una serie di problemi. And if I just say to her, hey, what issues do you think are in the neighborhood? What are the issues you see in the neighborhood? What do you think she would say? E quindi quando chiedo quali sono i problemi del vostro quartiere, cosa pensate che lei risponda? Most people will say, you know, I don't really have many issues in the neighborhood. Potrebbero anche rispondere non ci sono così tanti problemi nel quartiere. In organizing, we call this testing. All this is testing. E questo noi lo chiamiamo testing nell'organizing. È un So test. to get her to actually talk to me about issues she sees, I may have to keep asking her questions about things that are in the neighborhood until I find something that she really cares about. E quindi devo probabilmente continuare a farle delle domande fino a quando non trovo qualcosa cui quella persona tiene realmente nel quartiere. Because the whole point is I want her to start talking to me. Perché tutta la questione è che voglio che quella persona cominci a parlare con me. You with me so far? So the second part is this issue, this conversation about issues. And eventually she'll talk about something. La seconda parte è proprio questa conversazione sui problemi e ora parleremo del resto. And the third part of the door knocking rap and the way I deal with it is engagement. La terza parte è engagement, coinvolgimento.
So that engagement you can get a number of ways. I might be able to polarize her around the conversation. Quindi può essere ottenuto in diversi modi, possiamo polarizzare la conversazione. She may say, I care about housing, but there's no way to win housing. Or there's no way to win what we're talking about. Or, you know, they don't listen to us in this neighborhood. It's pointless to try to organize. Quindi una cosa potrebbe essere, ok, una mia preoccupazione è l'edilizia, sono le case, però non c'è alcun modo di affrontare il problema. So I'll actually, just as we were, I'll argue with her. I'll try to engage her so that she I find out it's either testing or she really wants to believe that maybe something is possible in that neighborhood. Quindi continuo a fare quello che ho fatto per esempio prima con lui, cioè continuare la conversazione, cerco di capire se la persona è effettivamente interessata a quel problema oppure no. So I'll try to challenge her so that she thinks it might be easier to get involved than not to be involved, that everybody's getting involved. I build a sense that there's a happening, why aren't you part of it? Quindi quello che faccio è sfidarla in qualche modo, fare in modo che venga coinvolta, perché tutti necessitano di essere coinvolti. So in this commitment section, this engagement section, I polarize, I try to get an agreement, and I try to get some consensus with her that there's a solution to the issue she's talking about. Quindi oltre a cercare di polarizzare la discussione, essere d'accordo su qualcosa, provare a capire se c'è qualcosa in cui possiamo trovare una soluzione comune. If there's some way to win if we build an organization around the issue that she wants to talk about. E se c'è qualche modo per vincere costruendo un'organizzazione attorno al problema di cui stiamo parlando. And the last and fourth section is commitment. La quarta parte è l'impegno. And first I talked to her about how the organization is a membership organization, and this is not an organization that's supported by the government. It's not supported by it's supported by membership dues. Here are the dues. Would you like to join the organization today? E quindi quello che le dico è appunto che questa è un'organizzazione che non è supportata da alcun governo, ma che è basata sulle quote dei membri, e poi le chiedo se vuole effettivamente unirsi all'organizzazione. And about 1 out of every 6 doors I hit will immediately join. E una porta su 6 solitamente fa parte subito dell'organizzazione. Sometimes as many as 1 out of 4 doors where if I get inside the house, 1 out of 4. E se riesco a entrare dentro la casa è anche 1 su 4. Not everybody right on the door. Non tutti immediatamente dopo la porta decidono di diventare membri. But as you can imagine from what I've said before, we actually keep up with all these numbers, and that's what the numbers will produce. E quindi continuiamo a lavorare su questi numeri, e poi i numeri sono quello che produrranno l'organizzazione in base al numero di persone che riusciamo a coinvolgere. If she does join, or even if she doesn't, after I discuss being a member, I then talk to her after I discuss whether or not she wants to be a member about the meeting, the date, and whether or not she'll come to the meeting. Quindi anche dopo aver chiesto se vuole essere o non essere un membro, io continuo a parlare del fatto che ci sarà un meeting, la data del meeting, e la invito a partecipare a quel meeting indipendentemente dal fatto che abbia detto sì o no nel voler essere un membro dell'organizzazione. In community organizing, we rate every one of the responses 1, 2, or 3. E noi in qualche modo classifichiamo e valutiamo le risposte 1, 2, con dei valori che vanno da 1 a 3. Everyone who joins we count as 1. Quindi chi si unisce all'organizzazione vale 1. 2s or maybes. Now she may have said absolutely she'll be at the meeting, but that's a judgment the organizing committee member or me as an organizer will make. Is she really going to come to a meeting? Or is she a maybe, which is a 2? Quindi il 2 rappresenta in qualche modo il forse. Cioè se quella persona sta ancora valutando, il comitato organizzatore o l'organizer ha detto che verrà al meeting, ma è ancora in una fase in cui sta valutando. 2. Or it may be a 3, which is we really believe that even if she says she's coming, she's not coming. E 3 invece significa che anche se le ha detto che verrà, poi alla fine non verrà. Why it's important is that we will make a lot of effort throughout the organizing drive to move the 1s and 2s to the first meeting.
we probably won't keep making that effort with the threes. Quindi questo ci serve per capire se possiamo sforzarci di portare il 2 a diventare un 1, ma non per esempio il 3, perché sappiamo già che sta dicendo che verrà, ma poi probabilmente non verrà. And then usually what I will try to do is get some kind of action, give her some sort of test. Will she sign a petition about the organization being formed? Or will she join with me and walk out the door and talk to her next door neighbor? Or go with the committee to talk to her block? Or will she agree to make phone calls? Will she do something? I'm going to look for some way she is willing to take some action, because if I can get her to do anything that helps build the organization, the chance that she may become a member, become more deeply engaged, even possibly join the organizing committee, all those things advance if I get her to act on that commitment. Quindi la cosa che faccio è cercare di coinvolgerla immediatamente su un'azione pratica, possa essere la firma di una petizione per la costituzione dell'associazione o chiedere alla persona di far compagnia a parlare con il vicino di casa, qualunque cosa pratica la faccio sentire immediatamente coinvolta nella costruzione dell'organizzazione. Introduction. Quindi introduzione, Conversation. Discussione, Engagement. ingaggio, coinvolgimento, Commitment. impegno. However you get there, those are about the 4 parts that are most essential. E queste sono le 4 parti essenziali. In qualunque modo tu voglia raggiungere questi 4 obiettivi, questi sono i 4 obiettivi dell'organizer. Okay? Questions? Which side wants to be the organizers and which side wants to be the people in the neighborhood? Chi vuole fare la parte dell'organizer e chi vuole fare la parte delle persone del quartiere? Perché adesso giocheremo e faremo un esperimento pratico. Quanti ne vuole di organizzare? How many organizers? 1, 2, 4, 6, 8, 10. You know, I need 4 or 5 people to be over here. Quindi 4-5 persone qui, volontariamente. Okay, dai. So, since you all are moving, do you all want to be the organizer or the members on the other side? Quindi volete essere gli organizers o i membri? They want to be the committee members. Oh, you want to, okay, the committee members or the people that are being door knocked? Are you the one hitting the door or are you the one answering the door? Do you want to open the door? Volete aprire la porta? Chi vuole bussare? Okay, so you're the organizers, they're the people on the other door. No. Oh, come on. Hey, whoever has won this time is going to be different the next time. So you only have 10 minutes maximum for this conversation. 10 minuti massimo per questa cosa. Now I'm going to talk to the members for a second. Quindi lo vado un attimo loro. Don't be impossible pricks, okay? I don't know how you translate that. Be reasonable. Don't be as hard as the worst possible person in the community. Because these are green trainee organizers. These aren't experienced, hard-bitten professionals. So be a little, you know, there's justice and then there's charity, okay? Avete capito? Siate buoni con loro. Okay, so we need to team y'all up. Pick somebody, you know, organizers, pick a member. Quindi ognuno di voi deve prendere un membro. And let's hit the door. Question? I have just a question. But, on what we have to talk? Try You're organizing a community organization here in Villa Castelli. Quindi state cominciando un'organizzazione di comunità qua a Villa Castelli. Capire quali sono i problemi. Organizing ACORN Castelli if you want to, and take it from there. Okay, so you got 10 minutes. 10 minuti da questo momento, semplicemente mettetevi in coppia e cominciate. Come on, let's hit that door. Come on, we gotta start hitting that door. Put the fist to the wood. Come on, you're an organizer, Roberto. Sarah's the easiest one. I've already practiced. Non c'è un argomento, non c'è un problema del senso. Make it up.
You're an organizer. Capito un cazzo. Let's go. It might be easier if you all stood up. Organizers, it's hard to organize on your bottoms. You really have to get up. Work though. Sarah is the best. I made work with Sarah. New York. This guy is good. Che abbiamo? Che noi ne approfittiamo per bere un caffè per parlare. Okay, come on, I'm an organizer. Okay, that's the spirit. There's an organizer right there. Forza, movimento. Dai, tutte e tre, no? Vabbè, buongiorno. Sono un po' impegnato, no? No, conosci ACORN? No, hai sentito parlare di ACORN? Avete mai sentito parlare di ACORN? No, non hai mai sentito parlare di ACORN? No, per esempio sto uscendo. Sono capito. L'aiuto! È che ho proprio giusto anche 10 minuti di tempo. Ho capito. Per darmi un po' imparato. Stiamo creando un'organizzazione di comunità. Io sono una situazione volevo sapere secondo voi quali sono i problemi. Senta, veramente, stavo facendo il caffè, ho 10 minuti veloci, se vuole entrare si accomodi, però... Magari mi offri anche un caffè. Si sega, prego. Giusto 10 minuti. Guarda, quindi sto raccogliendo un po' di informazioni. Secondo voi quali sono i problemi del caffè? Beh, che è un po' abbandonato delle istituzioni. Abbandonato. E che, diciamo, c'è un accesso agevolato per diversamente ce ne sono oggi nel quartiere perché ci sono molti anziani e quindi insomma è una problematica strutturale. Sono strutturali diversamente altri. No, abbiamo 3 problemi grossi. Siamo gente problematica. Volete facilitare, ok. Vabbè, siamo un po' squattrinati, giovani, sì, vabbè. No, poi come sapete stiamo, infatti sì, non solo letto i bagni, posso immaginare, anch'io ai miei tempi. No, stiamo un po' in giro per il quartiere a cercare di capire quali sono i problemi maggiori del paese. Quindi diciamo, noi settimana finora sono emerse tante cose, il problema del lavoro che non c'è, le strade abbandonate, le scuole distrutte, insomma è un paese è un paese un po' così problematico e settimana prossima faremo un meeting proprio per discutere tutti insieme di questi problemi. Sarà il 21 dicembre. Ha finito il suo caffè? Che signori devo andare? Se vi va di venire all'appuntamento. È impegnativa sta cosa? No, non è impegnativa, cioè, diciamo che chiediamo come tutte le organizzazioni per far fronte ai problemi chiediamo un impegno, una partecipazione della gente. Noi adesso stiamo raccogliendo diciamo, delle firme per quanto riguarda il problema dei rifiuti che è un tema su cui ci stiamo muovendo già da un po'. Su questo! Visto che insomma abitate in casa insieme quindi pagherete sicuramente un botto di tasi. Beh sì, se
firma per petizione, sì, stiamo raccogliendo proprio una petizione. Abbiamo già... riusciamo a fare qualche cosa, possiamo alle solite. Dipende da noi, cioè... No, io non vengo alla riunione, capisci? Io dico, e poi devo venire là. Vabbè, diciamo che adesso, cioè, no, puoi venire o non puoi venire, comunque richiediamo un impegno a seconda di quanto ti interessa poi far fronte a questo problema. Diciamo che noi chiediamo poi anche una C'ho un ospite, Così i buchi nella parete, cioè gente che... io me ne devo andare. Chiediamo un contributo di... Quant'è che vediamo se possiamo fare la colletta? No, vabbè, diciamo il primo contributo sono 5 euro. 100 euro. Sono 5 euro per sostenere la comunità, comunque dobbiamo Beh, ragazzi, mi serve a migliorare le cose. se avete voglia Io magari questo contributo. mi informo meglio, ecco, cioè magari mi vado alla A me mi ha quasi sensibilizzato, Okay, how many people have already gotten somebody to join? Quindi quante persone sono riuscite a convincere un'altra persona a Che sfondato la porta aperta? We got one member here. Soldi, caffè. Okay, Sei so andata di reverse. straculo proprio. Whoever was the organizer is now the person being door knocked. Whoever was being door knocked is now the organizer. Cambiamento di ruolo per altri 10 minuti. Returno. Aha, yeah. Right. Bam. C'è una perdita nel frigorifero. Signora, l'ho visto sulla scritta. Sì, vado un attimo a controllare, le dico. Attendo. State facendo teatro voi due. Una questione di teatralità. Ma non c'è nessuna perdita nel frigorifero. Allora signora, salgo e poi le spiego subito cosa le No, lei non è casa mia. No, non voglio entrare, signora. No. Ma si stia calma. Salve signora. Niente signora, sono Gaetano di Taranto. Salve. Oh, piacere signora, sono Gaetano. Allora signora, le spiego subito, sono qui perché stiamo facendo un sondaggio in questa cittadina per capire quali problemi ci sono e quali cose possiamo fare per, diciamo, contrastare questi problemi. Lei conosce i problemi della città? Signora, siamo liberi, spontanei, veniamo così per chiedere, siamo un gruppo di ragazzi. Aiutare, ci dovete aiutare, dobbiamo aiutare a cambiare, lei conosce i problemi della città, giusto? Ma lei ha visto il bidone laggiù? Signora, che bidone c'è? Pieno di immondizia dalla mattina alla sera, ma tutte le ore vanno a buttare l'immondizia là dentro. Ma lei mi sembra niente una cosa dice, pulita quella. Io aspetto l'orario giusto della consegna e giusto. Mi scusi, mi dica che è un po' agitato. Vuole entrare? Ah, magari, posso. Lei è la signora, scusi, non ci sono presentate all'inizio. Lei è la signora Bruno, Maria Bruno, ma il cognome è suo o di sua Maria? Che ha figli, signora? 8 figli, che bella famiglia, mi ricordo i vecchi tempi. Avevamo 7 fratelli, eravamo. Poi 2 sono morti di tumori di Taranto, che sono 60. sono i problemi. Quanti problemi sono quella Meno male che vivete qua in questo paesino un po' isolato, devo dire, non c'è molto. ma è bello. Bello sì, ma poco. Che poi tutto quell'immondizia. Mi fanno segno che devo stringere la situazione. Signora, arriviamo al dunque della situazione, mi scusi se sto sbattendo sul tavolo. Io non ne compro niente, l'enciclopedia non ne voglio. Come l'enciclopedia è importante, hanno detto 7 figli, vabbè, non è la penso. Però stiamo cercando di creare un'organizzazione, come se l'avesse accettato. Stiamo cercando di creare un'organizzazione per, diciamo, contrastare questi piccoli problemi. Lei quale problema evidenzia nel suo quartiere? Ma hai visto
visto l'immondizia da tutte le parti? C'è una penna alla campagna, ho visto che in mezzo alla campagna avevano buttata. Però se non c'è la penna io me ne lavo. Arriva. Allora, abbiamo detto l'immondizia. In mezzo alla campagna da quando? Macello, da tutti gli angoli della strada, i bidoni pieni e stracolmi, la differenziata non la fa nessuno. Lo so signor perché adesso ho chiesto ai vostri vicini la stessa cosa. Sì, la stessa cosa. La signorina Rita. La signorina Rita, il marito della signorina Rita, mi ha detto che il problema è l'immondizia, che si riempie il bidone, nessuno lo scarica, tutto a terra. Allora signore, noi vogliamo. Noi parliamo, le tasse stanno Dobbiamo trovare una soluzione, se non è che possiamo andare avanti a lamentarci e non fare niente. Quindi stiamo cercando di attivarci a cambiare, stiamo creando un meeting, lei vuole venire il 7 dicembre. È un gruppo di persone per parlare, capire cosa stiamo facendo. Meeting, sì. Un gruppo, l'assemblea, diciamo. Vuole venire? La vengo a prendere io una casa. C'ho la macchina. No? I figli pure. I figli se li lascio a casa che sono razzisti allora li possiamo portare. Se mai li vado a lasciare a Rassi? Non lo so signore, quanti anni? Da 6 a 19. 6 a 19. Allora, facciamo qua noi le dico subito che questo meeting parlerà soprattutto di questo problema fondamentale. L'associazione, l'assemblea. È uguale, è la stessa cosa. Vedi, se voleva l'incitore competitiva, poteva capire cosa voleva dire. La vola non ce l'ha. Sicuro non la vola. Adesso mai chiamo un amico di casa. Allora, Il 7 dicembre a Palazzo Categoria. sono l'Immacolata. E io devo preparare le panzerotte e le pettine. Allora facciamo così, la facciamo a casa sua. Va bene? Tanto che ce la fare, l'aiutiamo pure a cucinare, a fare. O sempre sentire la mamma. Qualcuno si tira i bambini e li schiaffeggia quando danno fastidio. Abbiamo trovato la soluzione. E allora l'assemblea facciamo a casa mia. Allora facciamo questo meeting a casa sua. E si deve risolvere sto fatto delle E cerchiamo di risolvere. Però signore dobbiamo capire perché qua l'organizzazione deve essere supportata. Chi deve venire a casa? E siamo una quarantina di persone, tutti vicini, in giardino, c'è un giardino, e se piove signore metti un tempo. Sarà tetto.